Buongiorno a tutti, ben ritrovati, è venerdì 8 settembre del 2023. Buongiorno a tutti, buon ultimo giorno della settimana qui da Radio Rossonera. Mattino Milan, sosta nazionali, sappiamo cosa vuol dire ogni tanto. Enrico Boiani, ciao. Ciao, non vuol dire Enrico Boiani comunque. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Il Ecco, ogni like, tanto. hai visto? Adesso me lo ricordo subito. Mettete il like, lasciate un commento, diteci la vostra, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Fate tutto qua sotto, non vi costa niente, ma ci aiuta tantissimo. Se vi stiamo antipatici e non volete farlo, chiudete proprio il video e guardatevi qualcun altro. Vabbè, più o meno questo è quanto. Comunque sì, grazie per il like che magari qualcuno di voi sta mettendo proprio in questo istante. Dai, inutile fare grossi preamboli. Ieri Francia-Irlanda al 20° circa esce dolorante Olivier Giroud. Su un contrasto di gioco in area di rigore, stretto su assist di Teo. Una palla bassa, un cross basso, Olli si avventa sulla palla verso il dischetto del rigore circa. Sul contrasto con il difensore che cerca disperata di chiudere lo specchio della porta, la caviglia si gira un po'. Gli si è girata. Gli si è girata, sì. Ai Giroud, che gol Thuram. Olivier KO, ma al derby voglio esserci Marcus a segno, distorsione alla caviglia per il bomber del Milan, filtro ottimismo. La Francia batte anche l'Irlanda, onestamente non ce ne frega niente. Giroud è uscito a testa bassa, poi si è seduto in panchina con il ghiaccio sulla caviglia. Poi, aggiungo io, nell'immediato post gara è passato in zona mista e ha rilasciato qualche dichiarazione, sia a Gazzetta ma soprattutto a RMC Sport, Sì. che insomma, è stata un pochino più profonda la questione. Vi leggo quelle rilasciate al media francese. Sto per sottopormi ad alcuni esami, ma ora zoppico molto meno. Si tratta di una botta alla stragalo. Ho fatto un movimento sbagliato che mi ha impedito di continuare la partita. Ho fatto di tutto per continuare, ma sui cambi di direzione ho capito che era troppo difficile. Mm. Quindi mi sono fermato. L'equipe medica al momento in cui vi parlo è stata piuttosto rassicurante. Farò comunque degli esami per vedere, ma dovrebbe andare bene. Mi sono praticamente infortunato da solo, ho fatto un movimento che la mia caviglia non ha gradito. Avevo ricevuto un colpo in Champions alla fine della scorsa stagione, quello da Kim, tanto per intenderci, e un po' di debolezza in quella zona. Lavoreremo su questo, un po' di sfortuna, so che potrei dover fasciare la caviglia per rinforzarla. È arrivato un po' all'improvviso perché non avevo avuto troppi problemi nelle ultime settimane. È bene essersi fermata al momento giusto. Ho cercato di continuare, ma la caviglia ha detto basta. Ripeto, sono piuttosto tranquillo riguardo le mie sensazioni dopo la partita. Questo, come detto, è Olivier Giroud nell'immediato post gara, zona mista di Francia e Irlanda. Oggi, come ha detto Oli, ci sono gli esami per capire se è solo, come ha detto lui, una botta e quindi insomma un movimento un po' strano che ha causato dolore e nient'altro, oppure se c'è qualcos'altro di interessato. Da quello che dice lui, dalle prime sensazioni, non sono grossi problemi, non dovrebbero esserci Sì. grandi problemi, tant'è che addirittura qualcuno dalla Francia ipotizza che possa volare con la nazionale a Dortmund per far parte della spedizione per l'amichevole con la Germania. Sì, a quel punto io non penso proprio che giocherà Giroud la prossima partita, anzi facciamo giocare Thuram, no? Che ha fatto un super Ha anche gol fatto ieri, gol. la partita. Mettiamo Thuram dal primo minuto, Giroud, la speranza però lì è che veramente possa esserci, perché in questo momento diventa fondamentale un giocatore come Giroud. Cioè, È vero che sì, Okafor non si è comportato male contro la Roma, è vero che hai sempre Leao e Pulisic che si sono, come dire, sono partiti molto bene, quindi ne avresti comunque 2 su 3, però Olivier Giroud, soprattutto nel derby, è fondamentale. Per esperienza, per quello che ti dà, perché comunque le alternative in questo momento non le hai, cioè Jovic
un punto di domanda. Ieri è entrato negli ultimi 3 minuti di Serbia-Ungheria, partita che è finita 1-2 per l'Ungheria, tra l'altro. Al posto di Vlahovic negli ultimi 3 minuti è entrato Dusan Vlahovic. Detto ciò, il problema grosso è che, come ha detto Oli, questa caviglia un po' sofferente è, e quindi bisogna incrociare le dita, i legamenti, le caviglie e andare in campo tutti insieme, sperando che non prenda ulteriori colpi in quella parte che, come ha detto lui, è debole da, cos'era, aprile a questo punto? Sì, dagli scontri col Napoli. Ti dirò, Simo, che poi è anche un punto debole dichiarato, tra virgolette, cioè su cui gli avversari possono anche un pochino giocare, no? Come quando nel wrestling, non so se siete presenti, lì ovviamente è tutto finto, però come quando nel wrestling un atleta punta tanto sulla gamba dell'avversario, Sì, no? sì. Per indebolirlo perché sa che non sta bene con la gamba. Beh, io mi Più o meno. immagino che se dovesse uscire con la caviglia con cui è uscito Rafael Leao, lo perdiamo per 20 anni, ecco. Capito, cioè diventa un bersaglio facile. Io spero di no, perché spero che i principi dello sport siano un po' diversi. Spero infatti, non né suppongo né penso che possa andare così, però è un nostro punto debole e dobbiamo far sì che, come dire, si possa ovviare. Oli possa star bene, Oli possa riposare adesso fino al derby, mi raccomando, nazionale francese, Didier, Neanche un secondo, stai grazie. buono, neanche un minuto Ma contro. nemmeno allenamenti e rifinitura. Caspita, cioè onestamente è un amichevole, è uscito mezzo acciaccato, prende, fa gli esami, oggi si mette su un aereo e domani a Milanello, fa le cure, la piscina, la fisioterapia e quant'altro e poi torna in campo martedì per preparare il derby. Fine, non va in giro a fare viaggi, dai, su. La speranza è quella, io dubito, perché comunque Oli alla Francia è molto legato e alla sua nazionale è molto legato e quindi se dovesse Che star noia bene per lui. me comunque resta coi suoi compagni. Facciamo in modo che non giochi, ecco, perlomeno. Eh. Se veramente non ha nulla, che stia coi compagni, che faccia comunque parte dell'amichevole, ma senza giocare e senza rischiare niente. Ma scusa, ma fosse una partita di dentro e fuori, è un amichevole dove ci sono Thuram, il fantastico Colomani, cioè, che tra l'altro giocherebbe in Germania, cioè, perfetto. Quindi, Perché giocherebbe in Germania? Tornerebbe in Germania? perché giocano a Dortmund, E che c'entra Buonico? che è stato protagonista del campionato tedesco. Ah, ok. E tutto torna. Vabbè, detto questo, io andrei oltre. A proposito di Francia, oggi Gazzetta dello Sport, di cui ancora non abbiamo visto praticamente niente, oltre a una panoramica su Cardinale che vuole tutto ed è sempre presente, ma insomma, ok. Non c'è scritto granché, onestamente. Direttore, ma non ci sono le pagelle della Francia? No, Pensavo che ci fossero le pagelle scritte dei giocatori del Milan sul giornale oggi, su tutti i giornali maggiori quotidiani. no, solo sulle partite del Milan. Bisogna prima assimilare e poi poter fare le pagelle. Esatto. Ciukwueze sprint, torna e chiede spazio. A proposito di nazionale, il buon Ciucu gioca solo domenica, quindi l'ultima partita di qualificazione del suo girone contro Sao Tomé e Principe, che è a quota 1 punto, quindi non è nemmeno un impegno incredibile. Tornerà subito a Milanello e quindi avrà tutta una settimana per prepararsi per il derby, o una settimana, insomma, un po' meno visto che giochiamo sabato. L'argomento principale di Gazzetta è questo, cioè il rinnovo di Mike. Ah, le belle pause nazionali in cui si parla di rinnovi di portieri a 2 cifre, ecco. Torna la sosta, tornano i rinnovi. Abbiamo fatto 2 anni fa che sì, 3 anni fa Donnarumma, l'anno scorso Leao, quest'anno Ladies and Gentlemen, Questo è Mike Maignan. Questi sono i quotidiani per non Ah, prenderne uno in specifico, tutti più o meno.
che conosco e che mi piacciono, il rinnovo di contratto a 2 cifre nella pausa nazionali. Oh, finalmente. Ma io capisco, cioè, che possa anche essere una richiesta un po' alta. D'altronde Mike probabilmente se chiede 8-10 milioni in Premier li prende anche. E fa Cioè, bene a se, chiederli. se pesca una squadra che è senza portiere di livello, li danno anche. Ne danno anche di più forse. Ecco, allora, lasciamo perdere. Sono nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Mh. Se dovessi chiedere 10 al Milan, ricordo che il Milan dà pressoché la metà al suo top. Diciamo Poi che coi se la richiesta è bonus questa, facciamo va presto a sopra capire chi Rafa. è il prossimo big di cui ci priveremo. Ecco. Vabbè. Comunque, detto ciò, là in alto nel tondino nero in alto a destra c'è scritto 20-26. Quindi vuol dire che Maignan para per il Milan a contratto questa stagione. La prossima e quell'altra ancora. Sono praticamente 3 stagioni. Insomma, sì, è giusto partire, anche perché va più che rinnovato perché sta per scadere, va adeguato, perché lo merita il valore, lo merita il giocatore, lo merita anche per essere un pochino più protetto per eventuali rilanci di altre squadre, perché se comunque tu parti che so che gli dai 4,5, 5 e gli altri lanciano a 8, uno può dire vabbè, valuto. Se tu parti che gliene dai, aspetta che vado a vedere subito, Mike Maignan prende al netto, oddio, prende 2,8, se rilanciano anche solo a 8 vuol dire che quasi triplica. È così però, cioè, ma lui fa bene perché essendo tra i top 3, forse top 2, per qualcuno top 5, non lo so, portieri al mondo, le cifre che guadagnano gli altri portieri son folli, eh. Cioè i Sì, migliori sì. portieri al mondo guadagnano queste cifre qua. Quindi ed è giusto che lui chieda queste cifre qua. Milan gliele potrà dare? Non lo so, dubito, però se gliele potrà dare resterà al Milan, altrimenti giustamente se c'è una squadra senza portiere che gli dà questi soldi, perché dovrebbe... Ti sei staccato il microfono, Henry, io non ti sento più. No, non ti sento più. Ma tipo è... Non so perché, tipo cresce. Ah, eccoti, ti risento. Ora mi risenti? Sì. Dicevo, è giusto che se ci sono squadre che gli danno questa cifra, è giusto che lui ci pensi, che rifletta, anche perché è una cifra comunque da top portiere al mondo, o da uno dei top portieri al mondo. È Io non mi sacrosanto, fascerei la testa il 8 settembre 2023. no, Cioè, c'è tutto il tempo per sedersi, parlare, dialogare, eccetera. Fortunatamente adesso sì, sei partito con un ampio anticipo e sì, hai tutti i tempi anche per metterti proprio tranquillo e sereno a trattare. Tipo, ti puoi prendere tutta questa stagione per trattare, perché poi a quel punto ne rimangono 2 alla fine del contratto di Maignan e un'estate la prossima dove puoi ancora fare tranquillamente il mercato se per caso salta il banco, cosa che certo, all'8 settembre non è. Quindi no, no. è un'ipotesi. Quindi aspettiamo e vediamo. Io non sarei qui, come detto, a iniziare a metterci ansia. Ecco. No, no, È chiaro. ovvio che Mike va pagato per forza di cose. È quello su cui io vorrei mettere il focus, cioè qui stiamo parlando tralasciamo il caso Teo che ha rinnovato a certe cifre in un momento anche un po' diverso, con una dirigenza diversa. Per me rimane un po' l'eccezione che conferma la regola, Teo, eh. Però gli altri, se son dei top nel ruolo, hanno giustamente richiedono un ingaggio da top nel ruolo, c'è poco da fare. Non dobbiamo prendercela, cioè è la normalità delle cose, Chiaro. semplicemente. Poi non so se sarà così o meno
hai uno dei 3 migliori portieri al mondo, lo paghi come uno dei 3 migliori portieri al mondo. Non puoi permettertelo e lo devi lasciare andare, cioè funziona così. Però, come dici tu, è l'8 settembre, c'è un derby da giocare, c'è un'altra stagione da vivere, c'è un Maignan da godersi per un anno intero forse, Sarebbe anche speriamo, dato giusta, che ancora non è mai accaduto. Quindi forza Mike, facci sognare sia nel derby che in questa stagione e poi parleremo anche di contratti. Enrico Boiani, grazie. È stato un calvario sta diretta tra connessione, microfoni e la mia condizione fisica. Ci vediamo più tardi con il talk oggi, anche se è venerdì. E niente, buona giornata a tutti, ricordatevi il like. Grazie per essere state qui con noi, come ha detto Henry, stasera, o meglio, oggi pomeriggio, il talk di Radio Rossonera, perché ieri è venuto in onda Pelle Rossonera, quindi oggi il talk alle 16 con Francesco Piantanida di Sport Mediaset che ci fa le sue pagelle. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, buona giornata e dai, buon weekend.